Benvenuti e bentornati. Ci stiamo preparando per affrontare la prossima stagione riproduttiva. Ogni anno si fanno dei progetti, si hanno dei buoni propositi, molte volte poi succede sempre qualcosa che ci va a rovinare i piani. Oggi ti mostro come non farti trovare impreparato. Bisogna avere un metodo e non solo per preparare i nostri soggetti alla riproduzione, anche uno schema da tenere bene a mente in quei casi dove poi possono sorgere dei problemi. Perché i problemi ci saranno, è normale, ce li abbiamo tutti, non va sempre tutto secondo copione, però bisogna saperli gestire. Ci possiamo preparare con i migliori integratori, con i migliori bastoncini, con l'attrezzatura più all'avanguardia, ma la cosa basilare è sapere cosa fare e soprattutto sapersi comportare in caso di imprevisti. In questo video non voglio parlarti di preparazione alla cova, l'ho già fatto nei video precedenti, sia pubblici che anche in abbonamento, ma voglio focalizzare il punto del dopo, dei problemi che potrebbero arrivare nel momento della riproduzione, che se non si sanno gestire possono andare a rovinare completamente una stagione. Un errore che vedo fare spesso è mettere il nido troppo presto. Se il nido si mette troppo presto non ha alcun senso. È inutile lasciare il nido 15 giorni, 20 giorni. Questo vuol dire che i nostri soggetti non sono pronti. Quindi abbiamo interpretato male i segnali. Non abbiamo capito quando è il momento giusto di inserire il nido. Ognuno poi ha la sua metodologia. Io ho il mio metodo, altri allevatori hanno altri, però normalmente poi ognuno conosce i propri soggetti e sa quando sono davvero pronti. C'è chi divide la coppia, c'è chi non la divide, c'è chi divide i maschi in un determinato periodo, altri che lo fanno dopo. Sono tutti metodi giusti, corretti. Ognuno se la personalizza anche in base al proprio locale, al proprio allevamento. Ma mettere il nido quando ancora i nostri uccelli non sono pronti, lì vai proprio a fare una cosa sbagliata. E quindi è inutile mettere il nido e stai già approcciando male alla nuova stagione. Il nido è l'ultima cosa. Si fa la preparazione, i nostri soggetti sono pronti e alla fine si va a mettere il nido. È l'atto finale, ma è proprio da questo atto finale che inizia la nostra covata. Quindi da lì in poi non bisogna sbagliare. Un altro errore che vedo è l'alimentazione. Molti non hanno ancora capito che l'alimentazione va cambiata in ogni fase e soprattutto durante la fase proprio della riproduzione, quando poi arriveranno i piccoli, l'alimentazione deve essere nuovamente cambiata, più ricca, nel senso i nostri piccoli devono crescere bene, dovete osservarli tutti i giorni, sono molto piccoli ma crescono velocemente. Quindi se vedete che non crescono, se vedete che non mangiano, vuol dire che c'è un problema e lì bisogna intervenire subito. Un altro errore è cambiare sempre coppia. Quando si fanno le coppie, molti appena vedono dopo una settimana magari che non funziona quella coppia, cominciano a mischiare tutte le carte, cominciano a prendere un maschio, metterlo in un'altra femmina, il maschio che era con quella femmina magari con un'altra femmina ancora. Questo succede, vi posso garantire che è una cosa che succede spesso. Allora, quando si fanno le coppie si lasciano. Poi è chiaro che ci potrebbero essere dei soggetti che pensavamo buoni, che invece si rivelano non tanto in forma, e quindi andiamo a pescare dai soggetti di riserva, dei soggetti che abbiamo tenuto di scorta. In quali casi? Se appunto un soggetto non dovesse comportarsi bene, oppure se ci siamo sbagliati, perché no? Magari pensavamo di aver messo un maschio e una femmina e poi magari ci ritroviamo con due femmine.
e quindi non è possibile continuare con quella coppia e in quel caso appunto si va a pescare nei soggetti di scorta. Dobbiamo stare attenti anche a maneggiare le uova perché si potrebbero rompere e quindi abbiamo aspettato tanto per avere delle uova magari anche fertili e poi andiamo a romperle. Quindi dobbiamo fare attenzione, soprattutto nei canarini quando andremo a sostituire le uova vere con quelle finte e poi dovremo reintrodurre le uova vere. E in tutti questi passaggi le uova si potrebbero rompere, quindi bisogna stare attenti e maneggiarle con cautela. Anche tra la prima e la seconda covata, gli allevatori esperti che conoscono bene i loro animali a volte mettono il secondo nido troppo presto, ma lo fanno perché conoscono appunto i loro soggetti. Io consiglio a chi non conosce bene i propri soggetti, perché magari ha appena cominciato, di iniziare la seconda covata quando i piccoli dalla prima siano già un po' grandicelli, per esempio quando cominciano a uscire dal nido. Perché altrimenti il rischio qual è? Il rischio è che appunto poi la femmina si concentra sulla nuova covata lasciando indietro i piccoli della prima covata. Questo non succede appunto se si conoscono bene i propri soggetti, perché magari sappiamo che il maschio è un buon maschio e quindi porta avanti i piccoli, oppure sappiamo che la femmina magari sta cominciando a preparare il secondo nido ma non lascia indietro i piccoli della prima covata. Questo lo può fare un allevatore esperto che alleva da tanti anni, ciao Gigi, e che conosce bene i propri soggetti. Una volta che sono nati piccoli, io personalmente sono molto più spesso in allevamento, perché mi è già successo tante volte di essere presente e poter intervenire su quelle piccole attenzioni che mi hanno permesso poi di avere maggiori successi. Per esempio, può succedere che nel corso della giornata un piccolino, se nel nido ce ne sono tanti, possa cadere giù e allora magari se sei lì te ne accorgi e lo rimetti nel nido. Non sempre i piccoli vengono buttati fuori dal nido, a volte cadono, a volte spostandosi qualcuno finisce per terra e se non sei presente in allevamento e arrivi dopo ore, probabilmente quel piccolo lo troverai morto. Quindi bisogna passare molto più tempo in allevamento senza essere invasivi, chiaramente, sempre in disparte, controllare ma non mettere sempre le mani nella gabbia. Quello è sbagliato, però bisogna osservare ed essere presenti. Cambiare più volte l'acqua. L'acqua pulita fa tanto. Avere acqua pulita, soprattutto quando ci sono i pastoncini, dove poi vanno magari a bere e sporcano il beverino e quell'acqua lì diventa brutta, diventa putrida e quindi occorre cambiarla più volte al giorno. Io nel periodo della cova sono sempre in allevamento. Alla mattina presto, verso le 6:30, sono presente per dargli il pastoncino che poi daranno ai piccoli e intanto osservo. Sono presente al pomeriggio quando vengo ad accudirli e prima che venga buio sono ancora in allevamento a controllare che tutte le coppie si stiano comportando nel migliore dei modi. Come vedi, bastano piccoli accorgimenti per poter affrontare una buona stagione. Se vuoi cominciare subito ad approcciare in maniera corretta, puoi guardare i miei video in abbonamento dove potrai essere seguito passo passo in tutti i procedimenti, dalla preparazione alla cova, all'introduzione del nido e a tutte le procedure che si dovrebbero fare in maniera corretta durante la covata. Per questo video è tutto, lasciatemi Gigi un like per sostenere il lavoro che sto facendo e iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima, ciao, dillo tu, insieme e a presto!